Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Sono super entusiasta di avervi qui oggi per parlare di un argomento che so che vi appassiona tantissimo, soprattutto se siete fan delle serie turche come me. Preparatevi perché oggi andremo ad analizzare un evento che ha letteralmente sconvolto il mondo del gossip turco e in particolare ha riguardato una delle attrici più amate del momento, Neslihan Atagul. Avete letto bene, Neslihan. Sembra che una telefonata da parte di Burak Özçivit, il suo collega e amico di vecchia data, l'abbia lasciata profondamente turbata. Ma cosa è successo esattamente? Quali sono i segreti dietro questa chiamata misteriosa? E soprattutto, come influenzerà questo le relazioni tra i personaggi coinvolti? Ecco, oggi cercheremo di rispondere a tutte queste domande e, ovviamente, vi darò la mia opinione su tutta la vicenda. Quindi, mettetevi comodi. Prendete una tazza di tè o un caffè e preparatevi ad immergervi nel mondo intricato del gossip turco. Ma prima di iniziare, un piccolo reminder: se vi piacciono i contenuti come questo, pieni di curiosità, gossip e approfondimenti sul mondo delle serie TV turche, non dimenticate di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per non perdervi nessuno dei miei prossimi video. Il vostro supporto è fondamentale per me e mi motiva a creare contenuti sempre migliori per voi. E ora, bando alle ciance, cominciamo. Ok, partiamo dal principio. Come sapete, Neslihan Atagul è un'attrice molto popolare in Turchia e all'estero, grazie soprattutto al suo ruolo in serie di successo come Kara Sevda e Sefirin KZ. Burak Özçivit, d'altra parte, è altrettanto famoso, soprattutto per la sua interpretazione in Magnificent Century e Kara Sevda, dove, per l'appunto, ha recitato proprio al fianco di Neslihan. Tra i due c'è sempre stata una grande amicizia e stima reciproca, confermata da diverse interviste e apparizioni pubbliche. La loro alchimia sullo schermo era innegabile, tanto che molti fan speravano, e forse ancora sperano, in qualcosa di più di una semplice amicizia. Questo, inevitabilmente, ha alimentato le fiamme del gossip per anni. Quindi, cosa potrebbe aver causato questa reazione di Neslihan a una semplice telefonata di Burak? Qui entra in gioco il mondo del gossip, con le sue speculazioni e indiscrezioni. Cerchiamo di fare un po' di chiarezza. La vicenda si è diffusa a macchia d'olio sui social media, con hashtag dedicati e teorie di ogni genere. I fan si sono divisi, alcuni credevano fermamente in una crisi tra Burak e Farie, altri accusavano i media di esagerare la situazione, e altri ancora si auguravano segretamente che Burak e Neslihan finissero insieme. Insomma, il caos più totale. Innanzitutto, è importante sottolineare che non ci sono conferme ufficiali sulla natura della chiamata o sul suo contenuto. Tutto quello che sappiamo deriva da fonti non verificate e da pettegolezzi riportati dai media turchi. Tuttavia, analizzando le informazioni disponibili, possiamo ipotizzare diverse possibili cause. Ed è proprio questo che faremo: cercheremo di scavare a fondo tra le indiscrezioni e le voci di corridoio, separando il grano dalla pula. Una delle teorie più diffuse riguarda il lavoro. Burak potrebbe aver chiamato Neslihan per proporle un nuovo progetto insieme. Come sappiamo, i due hanno una chimica incredibile sullo schermo e molti fan sognano di rivederli recitare di nuovo insieme. La loro performance in Kara Sevda ha lasciato un segno indelebile nel cuore degli spettatori, e l'idea di vederli nuovamente fianco a fianco è un'esca irresistibile per qualsiasi produttore. Immaginate l'ipe, le aspettative, il successo garantito. Tuttavia, il tempismo potrebbe non essere dei migliori. Neslihan è attualmente impegnata in diversi progetti e potrebbe non avere la disponibilità per accettare una nuova offerta. Il rifiuto potrebbe aver generato un certo disappunto da parte di Burak, portando a una discussione telefonica che ha turbato l'attrice. Forse Burak era particolarmente entusiasta del progetto, e la delusione di Neslihan potrebbe averlo ferito, portando a parole più pesanti del dovuto. D'altronde, sappiamo che il mondo dello spettacolo è pieno di ego e rivalità, anche tra amici. Un'altra ipotesi, decisamente più succosa, riguarda questioni personali. Sappiamo che Burak è sposato con Fariye Evcen, anche lei attrice molto famosa in Turchia. La loro relazione è sempre stata sotto i riflettori e, come spesso accade, non sono mancate voci di crisi e presunti flirt extraconiugali. Fariye è una donna bellissima e di talento. Ma la pressione di essere costantemente al centro dell'attenzione e di dover competere con l'ombra del passato di Burak e Neslihan deve essere estenuante. Potrebbe essere che la telefonata di Burak a Neslihan abbia generato delle incomprensioni con Fariye,
con conseguenti tensioni che si sono ripercosse anche sull'attrice. Magari Faria ha intercettato la chiamata, o ha semplicemente percepito un tono di voce diverso in Burak, scatenando la sua gelosia. Dopotutto, la gelosia è un sentimento umano, e anche le star del cinema non ne sono immuni. È importante sottolineare che questa è solo una speculazione, basata su rumors e indiscrezioni. Non ci sono prove concrete di un coinvolgimento sentimentale tra Burak e Neslihan al di là della loro amicizia e collaborazione professionale. Tuttavia, il gossip è un elemento inseparabile del mondo dello spettacolo e spesso si alimenta di illazioni e pettegolezzi. I magazine scandalistici turchi hanno dato ampio spazio alla vicenda, pubblicando foto rubate, interviste a sedicenti testimoni e ricostruzioni fantasiose della telefonata. Il tutto, ovviamente, per aumentare le vendite e attirare l'attenzione dei lettori. Un'ulteriore possibilità è che la chiamata riguardasse un problema personale di Burak. Magari l'attore stava attraversando un momento difficile e si è rivolto a Neslihan, considerata un'amica fidata, per confidarsi e chiedere consiglio. Il contenuto della conversazione potrebbe essere stato particolarmente intenso o doloroso, tanto da turbare profondamente l'attrice. Forse Burak stava affrontando problemi familiari, professionali, o semplicemente un periodo di stress e ansia, e ha trovato in Neslihan un porto sicuro dove potersi sfogare. D'altronde, l'amicizia serve anche a questo, a sostenersi a vicenda nei momenti di difficoltà. Inoltre, non dobbiamo escludere la possibilità che la reazione di Neslihan sia stata amplificata dai media. Spesso, i giornalisti tendono a esagerare i fatti per creare scalpore e attirare l'attenzione del pubblico. Un semplice scambio di battute al telefono potrebbe essere stato trasformato in una vera e propria lite, alimentando il gossip e la curiosità dei fan. Immaginate la scena. Un fotografo appostato fuori casa di Neslihan, un'espressione leggermente contrariata sul suo volto, e voilà, la notizia è servita. Neslihan Atagul sconvolta da una telefonata misteriosa. Indipendentemente dalla vera ragione dietro la telefonata, è chiaro che l'evento ha avuto un impatto significativo su Neslihan. Nelle settimane successive alla notizia, l'attrice è apparsa più riservata e taciturna del solito. Ha evitato di rilasciare dichiarazioni pubbliche sull'argomento e si è concentrata esclusivamente sul suo lavoro. La sua pagina Instagram, solitamente piena di foto sorridenti e messaggi positivi, si è fatta improvvisamente più sobria e distaccata. Questo atteggiamento ha alimentato ulteriormente il gossip e le speculazioni. Molti fan si sono chiesti se la sua relazione con Burak fosse compromessa e se l'incidente avesse avuto un impatto negativo sulla sua carriera. Alcuni hanno addirittura ipotizzato che Neslihan stesse pensando di abbandonare il mondo dello spettacolo, sopraffatta dalla pressione mediatica. A mio parere, è importante affrontare queste notizie con cautela. Come ho detto prima, non ci sono conferme ufficiali sulla natura della telefonata o sul suo contenuto. È facile lasciarsi trasportare dal gossip e dalle speculazioni, ma dobbiamo ricordare che dietro ai personaggi famosi ci sono persone reali con sentimenti e vite private. Dovremmo evitare di giudicare frettolosamente, basandoci solo su voci di corridoio e pettegolezzi infondati. Penso che sia ingiusto giudicare Neslihan o Burak sulla base di voci non verificate. Dovremmo rispettare la loro privacy e aspettare eventuali dichiarazioni ufficiali prima di trarre conclusioni affrettate. Magari un giorno i diretti interessati decideranno di raccontare la loro versione dei fatti, ma fino ad allora è meglio evitare di alimentare inutili polemiche. Inoltre, credo che sia importante considerare il contesto culturale in cui si verificano questi eventi. In Turchia, il gossip è un fenomeno molto diffuso e i media tendono a essere particolarmente sensibili alle vicende sentimentali delle celebrità. Questo può portare a un'amplificazione dei fatti e a una pressione mediatica eccessiva sui personaggi coinvolti. La cultura turca, con le sue tradizioni e i suoi valori, ha un'influenza significativa sul modo in cui vengono percepiti e trattati i personaggi pubblici. Spero che Neslihan e Burak riescano a superare questo momento difficile e a preservare la loro amicizia. Sono due attori di talento e sarebbe un peccato se un semplice pettegolezzo potesse compromettere il loro rapporto. La loro amicizia, nata sul set di Kara Sevda, è un valore prezioso che merita di essere salvaguardato. Infine, vorrei ricordare a tutti che la vita delle celebrità non è sempre rose e fiori. Dietro ai sorrisi e ai successi si nascondono spesso difficoltà, pressioni e delusioni.
Dovremmo essere più comprensivi e rispettosi nei confronti di chi vive sotto i riflettori e cercare di non alimentare il gossip e le speculazioni che possono danneggiare la loro vita personale. Ricordiamoci che sono persone come noi, con le loro fragilità e le loro emozioni. Bene, siamo giunti alla fine di questo video. Spero che abbiate trovato interessante e informativo questo approfondimento sul caso Neslihan e la telefonata di Burak. Come abbiamo visto, si tratta di un evento complesso e controverso, avvolto nel mistero e alimentato dal gossip. Ricapitolando brevemente, abbiamo analizzato le diverse teorie sulla natura della telefonata, dai motivi professionali alle questioni personali. Abbiamo sottolineato l'importanza di affrontare queste notizie con cautela e di rispettare la privacy dei personaggi coinvolti. Abbiamo anche considerato il contesto culturale in cui si verificano questi eventi e la pressione mediatica a cui sono sottoposte le celebrità. Spero che questo video vi abbia aiutato a fare un po' di chiarezza sulla vicenda e a farvi un'idea più precisa su cosa potrebbe essere successo. Grazie mille per aver guardato il video fino alla fine. Spero che vi sia piaciuto. Adesso tocca a voi. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensate di tutta questa storia. Qual è la vostra opinione? Credete che la telefonata di Burak abbia davvero sconvolto Neslihan? E qual è, secondo voi, la vera ragione dietro questo mistero? Lasciate un commento qui sotto e fatemi sapere cosa ne pensate. Sono super curiosa di leggere le vostre opinioni e di confrontarmi con voi su questo argomento. E ora, prima di salutarvi, un'ultima cosa. Se questo video vi è piaciuto, non dimenticate di mettere un bel mi piace e di condividerlo con i vostri amici e con tutti gli appassionati di serie turche. E, ovviamente, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdervi nessuno dei miei prossimi video. Il vostro supporto è fondamentale per me e mi aiuta a crescere e a creare contenuti sempre migliori per voi. Grazie ancora per il vostro tempo e la vostra attenzione. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!